iPhone 16 Pro dopo più di un mese del suo utilizzo. Ci ho girato anche un intero vlog qui sul mio canale YouTube. Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Voglio tornare a parlare di iPhone 16 Pro. Prima di iniziare questo video vorrei chiedervi solo di seguirmi perché molti di voi, circa il 60%, guardano i miei video ma poi non seguono il canale. So che spesso molti di voi guardano il video dallo smartphone, magari non avete fatto l'accesso, quindi non potete seguire in automatico, ma a voi costa solo un secondo, a me invece cambia veramente tanto. Il vostro follow, il vostro supporto fa sempre venire più voglia di portare nuovi contenuti e sicuramente far crescere il canale mi fa arrivare anche tanti nuovi sponsor con la quale poter collaborare per appunto portarvi tante novità sul canale e migliorare sempre la qualità anche dei miei video. Lasciate anche un like e un commentino se il video vi piace, ma iniziamo subito. Ormai è un mese esatto, qualche giorno in più, che ho ricevuto l'iPhone 16 Pro e ho iniziato ad utilizzarlo. Avevo già fatto un video unboxing e ora voglio darvi le mie impressioni sul nuovo iPhone 16 Pro. Come l'ho utilizzato, cosa mi piace, cosa non mi piace. Voglio fare un resoconto di questo nuovo dispositivo perché se ne sentite dire di tutti i colori, soprattutto qua su YouTube. Il 90% dei video hanno come titolone la rovina di Apple. Apple quest'anno ha tirato fuori un dispositivo pessimo, il peggiore iPhone della storia, non acquistatelo, sono soldi buttati, eccetera, eccetera. Questi sono i titoli che girano soprattutto qui su YouTube, sia da italiani che anche da creator stranieri. E come già vi ho detto nel primo video, non la penso esattamente allo stesso modo, ma questo perché? Beh, sicuramente io arrivo da un dispositivo non recente, non come il 15 Pro o il 14 Pro, ma prima di questo iPhone avevo un 12 Pro, quindi il salto generazionale che ho trovato per me è stato decisamente superiore. Come detto più volte, se avete un iPhone 14 o 15, passare magari al 16 non conviene più di tanto, almeno che non utilizziate l'iPhone lavorativamente. Lavorativamente vuol dire che il vostro lavoro richiede prestazioni superiori a quelle di iPhone precedenti. Non cambiano di così tanto, almeno al momento non vengono utilizzati in tutto, perché soprattutto iPhone 16, comunque il 16 Pro e il 16 Pro Max hanno i nuovi chip dedicati soprattutto al Apple Intelligence. Apple Intelligence che ancora qui in Italia non è arrivata. Ho fatto un video precedente, potete trovarlo qui sul mio canale, nella quale vi faccio vedere come attivare Apple Intelligent o comunque le prime versioni in beta che stanno uscendo, perché anche se ci troviamo in Italia è possibile comunque attivarla apportando delle modifiche al dispositivo in modo da poter appunto ricevere in anteprima la beta e installarla sul vostro telefono, ovviamente solamente in lingua inglese. Io l'ho tenuta per un po', l'ho testato per un po', al momento l'ho rimossa semplicemente perché per andare ad attivare Apple Intelligent sul vostro dispositivo bisogna andare a disattivare altre opzioni che normalmente io vado ad utilizzare, quindi ho preferito rimuoverla riattivando queste opzioni. È ancora installato sul mio dispositivo, ma al momento non è utilizzabile appunto perché mi trovo in Italia. Ma tralasciando questo piccolo preambolo, torniamo a parlare di iPhone 16 Pro. Io ho provato questa versione, non ho provato il Pro Max, ma cambia praticamente quest'anno solo in dimensioni e batteria che hanno durata maggiore. C'è poco cambiamento anche tra iPhone 16 Pro e 16 quello base. Quest'anno hanno inserito anche il nuovo tastino per la fotografia anche nel modello base. Prima volta che succede in casa Apple, di solito il dispositivo base aveva sempre quella cosa in meno del Pro e del Pro Max. Quest'anno il 16 Pro ha le stesse identiche fotocamere anche del Pro Max, quindi anche in questo non differisce minimamente. L'unica differenza con il 16 base sono ovviamente la fotocamera in più, la durata della batteria e il chip integrato. Il Pro ha la 18 Pro e invece il 16 normale ha semplicemente, per così dire, la 18. Come stavo appunto dicendo prima, io sono passato da un 12 Pro a un 16 Pro, quindi il salto per me è stato veramente enorme, sia
in potenza, comunque appunto dei vari chip, sia nel reparto fotocamera, che è quello che io uso principalmente per fare i miei video, anche se normalmente uso action cam o videocamere, soprattutto in condizioni di scarsa luce mi viene più comodo ovviamente usare un dispositivo come questo che ha prestazioni migliori di una qualsiasi action cam nelle ore serali o notturne. Con questo dispositivo, come dicevo prima, ho girato tutto interamente il vlog di Parigi. Ho fatto 4 giorni a Parigi, 4 giorni a usare semplicemente iPhone 16 Pro per girare il vlog. Le prime 2 giornate potete già trovarle sul mio canale. Lì potete vedere esattamente come fa i video iPhone 16 Pro. Non ho usato nessuna color correction, non ho modificato le immagini, ho semplicemente preso, puntato, iniziato a registrare, poi ovviamente editato. Non ho usato profili di log per fare video, eccetera, eccetera. Ho semplicemente usato la videocamera così come ti esce dalla scatola. Quindi se volete andare a vedere per vedere qualità video, stabilizzazione, eccetera, eccetera, come si comporta in diversi ambienti, sia luminosi sia anche serali in città dove comunque c'era meno luce, potete andare a vedere i video. Mi sono sentito dire, ma non cambia niente dal 15, ma non cambia niente dal 14, quest'anno non hanno aggiunto niente. Sicuramente, come detto in precedenza, se arrivate da un 15 o un 14 non cambia nulla. Cambierà nel momento in cui arriverà Apple Intelligent e quindi i 15 Pro e i 15 Pro Max potranno usufruirne, invece i 15 base, come i modelli precedenti, non potranno utilizzare Apple Intelligent, ma questo potrebbe essere anche nel tardo 2025, quindi all'uscita di iPhone 17, almeno che non andate a installare in versione beta, come vi ho spiegato nel video precedente. Molti mi hanno anche scritto che ci sono telefoni migliori, che io non ho mai utilizzato Android, se no non parlerei così. Io ragazzi ho utilizzato Android per praticamente la mia vita. Sono passato ad iPhone circa 1 anno e mezzo, 2 anni fa. Sono passato semplicemente per una qualità di video, sia per quanto riguarda i video che faccio su TikTok, su Instagram, eccetera, eccetera, che anche i video che mi tornano utili appunto poi da utilizzare per i video nel mio canale YouTube. È vero, ci sono telefoni nuovissimi, Android, che fanno video eccellenti o fotografie a volte anche migliori di iPhone, ma iPhone ha sempre quella cosa in più per quanto riguarda i video, che può essere dalla stabilizzazione, la gestione dei colori migliore, ma soprattutto anche una gamma dinamica e uno zoom decisamente ottimo quando si registra video. Altri telefoni hanno impuntamenti quando si va a zoomare, si vede quello scattino, quel cambio di fotocamera esagerato che per carità si vede anche in iPhone quando si passa da una lente all'altra, ma lo fa in un modo che fa sembrare il tutto quasi fatto apposta. Appunto nel video vlog di Parigi spesso potete vedere certe inquadrature che dalla per 1 passavo alla per 5, ma lo facevo in un modo talmente delicato da rendere appunto quell'inquadratura bella e utilizzabile appunto per un video. Poi ognuno ha le proprie idee su questo, quello che sto dicendo non è la verità assoluta, se vi trovate meglio con altri dispositivi, a fare video con altri dispositivi, la scelta è tutta vostra. Io parlo per la mia esperienza, per ciò che piace a me e il risultato finale che vedo nei miei video. Poi ovviamente iPhone, come sapete, ha la possibilità di registrare anche video in ProRes, cosa che non ho mai provato a fare. Proverò, magari vi farò un video nella quale vi farò vedere, ma al momento è una cosa che sicuramente torna utile a chi registra video in altissima qualità, ma non è ovviamente una cosa a portata di tutti, anche perché poi ci vuole tanto spazio di memoria, ci vuole anche computer prestanti per poter modificare adeguatamente molti di questi video e soprattutto ci vogliono anche conoscenze nel video editing per poter tirare fuori l'ottimo risultato da una tipologia di video come questi. Cosa molto bella che hanno aggiunto quest'anno, hanno migliorato la grandangolare. Altra cosa veramente bella che è stata aggiunta è la possibilità di modificare l'audio direttamente nei video. Io l'ho utilizzato tantissimo, appunto il vlog di Parigi l'ho fatto con ogni singola clip. È stata un po' una rottura, dovrebbero aggiungere qualche applicazione di iPhone o piuttosto anche un'app da poter scaricare sul proprio MacBook o il proprio iPad, nella quale magari prendere tutte le clip e modificare l'audio contemporaneamente di ogni clip. Io mi sono ritrovato a fine giornata con 200 clip per ogni giornata, mi sono messo lì a sistemare l'audio uno per uno. Ho provato a vedere se c'era il modo di selezionare tutto e modificare gli audio tutti assieme, ma non è
possibile al momento. È vero che uno dovrebbe andare a sistemare l'audio per ogni singola clip, ma le mie clip erano tutte fatte per strada, volevo che la voce ripresa, la voce principale fosse la mia. Spesso iniziavo a fare delle riprese con la videocamera girata così, poi nello stesso video la giravo per far vedere qualcosa e la voce spariva. Quindi andavo a sistemare l'audio mettendo la modalità cinema, così da avere la mia voce sempre con la stessa tonalità, la stessa appunto altezza di voce, anche se andavo a flippare il telefono. Ovviamente con altri telefoni in automatico la tua voce rimane sempre la stessa anche se vai a girare il telefono, ma questa è una cosa comoda appunto perché se invece nella ripresa vuoi andare poi a riprendere un'altra persona che sta parlando e non sentire le voci che magari ci sono dietro, puoi decidere anche semplicemente di far risaltare più la voce di un'altra persona. Altra cosa della quale voglio ovviamente parlare è il nuovo tastino. Allora, c'è da dire che l'ho usato poco per i video, abbastanza per le fotografie. Ovviamente è una cosa che viene automatica, siamo abituati ad avere qua il tastino per scattare la foto, quindi in automatico ci viene più comodo far così. Non è ultra comodissimo per la posizione nella quale è stato inserito. Di questo ne hanno già parlato in molti, sarebbe stato più comodo messo qui, invece è messo un po' troppo avanti. Io non ho le mani piccole, ma non torna del tutto comodo. È vero, se tenete il palmo appoggiato così e lo utilizzate in questo modo è anche comodo. Se lo tenete più così diventa, cioè con le dita in questo modo, diventa abbastanza scomodo. È vero che l'altezza è stata fatta in modo da poterlo utilizzare anche poi con Apple Intelligence, semplicemente arrivandoci così, fosse stato messo più in basso era sicuramente più scomodo, ma ahimè appunto ancora non avendo Apple Intelligence questa cosa è andata a gravare visto che il tasto viene utilizzato solo per la fotocamera. Veramente comodo invece per andare ad aprire subito fotocamera e video, si schiaccia, tac, in un secondo si apre. È vero che si poteva fare anche col tastino qui, ma viene più comodo schiacciarlo qua quando hai il telefono in mano, ovviamente, che andare invece a premere con l'altro dito il tastino qua in alto. Il tastino qua in alto io invece ci ho aggiunto ChatGPT al momento, quindi tengo premuto, mi si apre ChatGPT e posso usarla appunto come intelligenza artificiale. Buono che abbiano aggiunto anche il tasto fotocamera, che mi è veramente tornato utile, ragazzi, non sto scherzando, perché sapete quando magari c'ho il gatto che è in una posa particolare, voglio scattargli una foto, in un secondo prima che si sposti vado subito a schiacciare, punta, clicca e la foto è già stata fatta. Ho scattato delle immagini veramente belle di fronte alla Torre Eiffel, se mi seguite su Instagram le avete già viste, se no andatemi a seguire, Christian sempre senza H anche su Instagram. Ci sono io che salto, ho fatto un salto altissimo con la Torre Eiffel e stavo scattando una foto per un brand di una maglietta, ho fatto tutto da solo, ho messo sull'Apple Watch il timer, ho cliccato, ho saltato e mi ha preso veramente, veramente bene, non c'è effetto movimento, nel momento in cui è andata a premere ti scatta la foto, molto utile anche se magari scattate foto a auto che stanno correndo in qualche pista, moto, eccetera, eccetera, veramente potete tirare fuori delle foto veramente bellissime. Per quanto riguarda invece il video, come detto, l'ho utilizzato molto meno perché di norma sì, apro per andare a iniziare a registrare il video, adesso ho scattato una foto, di norma andavo a cliccare qua e giravo la videocamera e iniziavo appunto a fare il video. Mi è successo più volte mentre mi trovavo a Parigi di dover rifare il video da capo. Ero per strada, stavo appunto vloggando, quando ho rigirato il telefono la ripresa non era stata fatta o era durata un secondo. Ora, non so se per mea colpa, ovvero girando il telefono, ho tipo cliccato il tasto qua anche se dubito, o se questo è troppo sensibile e quindi girando il telefono viene da tenere il dito qua, quindi devo stare attento a tenerlo o diviso così o tenerlo più in qua, perché andavo a cliccare, quindi andavo a stoppare il video. Me l'ha fatto 2 o 3 volte, ora ho impostato la pressione di questo tasto. Si può andare appunto tramite impostazioni a decidere se renderlo più sensibile, meno sensibile al tocco. L'ho messo meno sensibile in modo che non vada più a fare questo errore. Da quando l'ho messo non mi è più successo, quindi penso che il problema fosse quello. Sempre per ritornare al reparto fotocamera, notizia recente che il film 28 anni dopo è stato interamente girato con iPhone 15 Pro. Un film interamente girato con un iPhone
Ovviamente, se andate a vedere, attaccata a un iPhone c'erano 880 obiettivi, stabilizzatori, c'erano più persone, quindi sì, è stato usato l'iPhone per fare le riprese, ma poi ovviamente hanno fatto un mega editing, i video sono stati fatti in ProRes, hanno aggiunto delle altre lenti davanti, eccetera, eccetera. Però è bello sapere che un dispositivo del genere può arrivare ad avere un potenziale del genere se ovviamente affiancato a persone esperte e altri strumenti da super pro appunto da andarci a collegare per poter filmare un film intero. Sempre per tornare a parlare del nuovo tastino, ancora mi devo abituare ad usarlo, come detto per le fotografie l'ho usato spesso, avrebbero potuto e dovuto implementarlo molto meglio perché non viene automatico utilizzarlo, non viene automatico cliccarci 2 volte per tornare indietro nell'impostazione. Ovviamente viene tutto più facile da fare a schermo, però una cosa per la quale almeno l'ho trovato utile, oltre che è facile e veloce per aprire appunto la videocamera, è quando mi scatto i selfie e io normalmente i selfie al posto di farmi con la videocamera frontale, poi alcuni ovvio li faccio con la videocamera frontale, ma di norma li faccio con la videocamera principale, soprattutto se sono con più persone o comunque ci sono diverse circostanze, a volte magari devo scattare anche in grandangolo e quindi uso questo anche per farmi le foto. Beh, semplicemente è comodissimo perché prima dovevi tenere in modo strano, andare a cliccare magari il tasto qua del volume per andare a scattare, eccetera, eccetera. Invece ora tenendo il telefono così si fa semplicemente così ed è ultra ultra comodo e si va a usare ovviamente la fotocamera principale. Quindi per questo, almeno in questa posizione, viene veramente comodo utilizzarlo per scattarsi i selfie. Altra idea che vorrei dare a Apple è di implementare il LED, comunque il LED qua del flash, farlo diventare un LED di registrazione. Visto che il telefono è per pro ed è utilizzato da tantissimi vlogger, da tantissime persone che utilizzano l'iPhone per fare video, per creare contenuti e di norma quando si creano contenuti, soprattutto se si vuole una qualità migliore, si va a usare le videocamere principali e non quelle selfie. Dovrebbero implementare il modo di far lampeggiare il ledino quando stai reccando, perché semplicemente, come dicevo prima, a me delle volte è successo che mentre reccavo non mi sono accorto se era stoppato la registrazione, io sono andato avanti a parlare per 2 minuti, quando ho girato non c'era nessuna registrazione o si era stoppata a metà e ho dovuto rifarla da capo. Sarebbe molto utile e comodo se nel momento della registrazione il ledino qua del flash iniziasse a lampeggiare o comunque a emettere un qualche tipo di luminosità per farti capire che stai reccando, come in qualsiasi videocamera e fotocamera che ha il ledino rosso. Spero venga aggiunta questa cosa o che qualcuno di terze parti, non lo so, faccia in modo di poter applicare questa piccola feature che tornerebbe utile a tantissimi content creator. Aggiungerei ancora una sola cosa, poi potrei chiudere qua il video. Ovviamente ci sono tante altre novità, io l'iPhone principalmente lo utilizzo per questo, lo utilizzo anche per editare comunque i video brevi che metto, sicuramente la potenza che ha iPhone oggi, soprattutto con i chip 18 Pro, vanno ad equiparare tantissimi computer portatili, ci potete fare veramente un sacco di cose. Ho visto video di persone che collegavano l'iPhone alla TV e giocavano a giochi AAA, collegandoci anche il DualSense di PlayStation. È veramente un dispositivo che oggi ci può aprire le porte a tantissimi usi. Una cosa davvero tanto utile che mi è cambiata dal 12 Pro a questo, ma che potete trovare già anche sul 15, è la possibilità di attaccare direttamente un SSD esterno. Ragazzi, mi ha cambiato la vita. Vai a collegarci l'SSD, ti scarichi tutti i video che hai fatto direttamente sull'SSD già pronti da poter collegare a un MacBook o a un computer per poter iniziare ad editare. Prima era uno sbatti assurdo perché sì, magari le passavo con AirDrop, ma quando passate tanti giga di file con AirDrop a volte poteva succedere che mi si bloccava, quindi poi dovevo guardare quelli che mi aveva passato, quelli che non mi aveva passato, se me li ripassavo doppi. Altre volte invece li salvavo in iCloud e dovevo poi scaricarli da iCloud, ma quando avete veramente tanti giga di file diventa una cosa anche macchinosa e un po' più lunga. Questa cosa mi ha veramente cambiato e risolto la vita. Il mio, vi ricordo che è da 256 giga, per i video che faccio sicuramente i giga sono pochi, sarebbe stato top avere 1 tera, anche almeno 500, ma col fatto che io tutte le sere dopo aver registrato un video tornavo in hotel, ci collegavo l'SSD, scaricavo subito tutti i video, li cancellavo e il giorno dopo avevo ancora giga e giga di spazio. Poi, se volete tenervi tutti i video, per me non ha senso, anche perché sì,
tengo i video e le foto che faccio con gli amici, che faccio in vacanza, che faccio da mettere magari sui social, ma i video che registro per il canale YouTube ovviamente non me li vado a tenere qui. Ragazzoli, non saprei cos'altro aggiungere, spero che il mio punto di vista per come utilizzo io l'iPhone vi possa aver dato nuovi spunti o comunque vi abbia fatto riflettere su cose della quale non avevano parlato altri youtuber. Vi ricordo di dare un'occhiata sotto a tutti i vari link, seguitemi su Instagram perché lì ci sono un sacco di preview, ci sono un sacco di foto, ci sono anteprime dei video che poi andrò appunto a postare qui sul canale YouTube, seguitemi nei vari viaggi, poi c'è TikTok dove mi trovate in live tutti i giorni, almeno quando non sono in viaggio, quindi seguitemi lì. Vi prego di seguirmi perché ancora più del 60% di voi guardano i miei video, ma poi magari non seguono il canale. Molti tornano anche a guardare i miei video e io so che tanti guardano i video dal telefono, magari non hanno fatto il login da telefono, fatelo una volta, seguitevi perché magari a voi non cambia niente, a me aiuta a fare crescere il canale, a trovare tante nuove sponsor e a portare sempre contenuti migliori. Non vi costa nulla, ma a me può cambiare veramente tanto. Ragazzuoli, non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!